Il caldo estivo è uno dei nemici più grandi da combattere nel mondo del karting, e su questo credo che possiamo concordare tutti. I piloti rischiano di perdere concentrazione e prestazione fisica, e per questo devono utilizzare un abbigliamento più adatto, quindi più traspirante e leggero, e devono anche seguire un regime di alimentazione più adatto, quindi assumendo cibi più leggeri che non occupino la digestione per ore e ore dopo il pasto, e ovviamente reidratandosi costantemente prima e dopo un turno di prova, che è sicuramente la parte più importante del mantenimento del fisico del pilota. Il kart invece ha bisogno di accorgimenti sull'assetto, dato che le condizioni della pista continuano a cambiare di giorno in giorno in questo periodo e spesso non corrispondono proprio a quelle ottimali che si trovano magari in autunno o in primavera. Quindi si cerca più grip davanti o dietro con regolazioni come boccole, mozzi, assali eccetera eccetera, ma di questo ne parleremo in un'altra occasione. Perché quest'oggi ci concentriamo sulla parte più delicata in assoluto, quella che ha bisogno di più precauzioni e soprattutto quella che soffre di più le temperature alte, nonché il motore, che sì, richiede una carburazione più magra alle temperature alte, ma soprattutto richiede particolare attenzione a un dato particolare, nonché la temperatura dell'acqua del sistema di raffreddamento. E quindi mentre giriamo è fondamentale tenere d'occhio questo dato della temperatura dell'acqua, che grazie a una sonda apposita io lo visualizzo costantemente sulla pagina principale del Micron, così da averlo sempre sott'occhio. Ora, si sa che la temperatura ideale di esercizio di un motore da KZ sta tra i 48 e i 52 gradi circa, e allontanandoci anche solo di qualche grado da queste temperature, raggiungendo ad esempio i 60 gradi, si rischiano danni permanenti al motore, quindi mi raccomando stiamo molto attenti alla nostra temperatura dell'acqua. Comunque, per chi non lo sapesse, il circuito di raffreddamento di un KZ è piuttosto semplice e si compone di tre principali parti: il motore, la pompa dell'acqua e il radiatore. Di queste la più importante è sicuramente il radiatore, che ha il compito di prendere l'acqua calda in uscita dal motore e di raffreddarla sfruttando l'aria che lo colpisce in velocità. Poi l'acqua raffreddata passa attraverso la pompa che, con la rotazione delle ruote posteriori, la rispinge nel motore. E chiaramente, siccome in estate l'obiettivo è quello di minimizzare le temperature dell'acqua, si può capire benissimo come un radiatore di qualità possa fare la differenza. Ed è per questo che quest'oggi sono qui per presentarvi un nuovo modello di radiatore prodotto da New Line. Ed eccolo qui in tutto il suo splendore, il nuovo radiatore New Line Big Max. Come ormai ben saprete, sul mio Birel Art S12 montavo fino a poco tempo fa un radiatore New Line Big, la versione antecedente a quella che vi ho appena mostrato. E nonostante a prima vista questi due radiatori si somiglino parecchio, quel Max fa davvero la differenza, perché sta ad indicare la nuova massa radiante New Line che presenta delle piccole novità davvero interessanti. E ora andiamo a vederle insieme. La prima è data dalla modifica del fin pitch, nonché lo spazio occupato da 20 alette disposte verticalmente. Si passa quindi dai 25 mm standard ai 28 del Max, e quindi su questo nuovo radiatore avremo delle alette più alte e distanziate, e questo per consentire una penetrazione migliore dell'aria attraverso il radiatore a velocità più basse, dove ovviamente il radiatore è più in difficoltà a raffreddare l'acqua. Ed essendo che in una pista di kart si passa buona parte del tempo a basse velocità, è sicuramente un gran vantaggio. Oltre a questo si aggiunge una modifica sulla distanza delle pinne, nonché i tubi verticali dove passa l'acqua all'interno del radiatore. Qui infatti sono più ravvicinate, passando da 8 mm a 6. Questo consente chiaramente, a pari dimensione del radiatore, di avere un numero superiore di pinne, e quindi il radiatore potrà contenere più acqua, aumentando così la sua efficienza. E per questo New Line è riuscita a ridurre lo spessore di questi radiatori da 40 mm a 35, diminuendone chiaramente il peso. E questo è un vantaggio perché chiaramente si può studiare meglio il baricentro su un kart grazie alla leggerezza del radiatore. Infine, se il fin pitch e la distanza dei tubi del radiatore sono visibili dall'esterno, bisogna dare un'occhiata nella parte interna del radiatore per accorgerci dell'ultima novità davvero particolare. In sostanza riguarda sempre le pinne, che prima erano un singolo tubo che attraversava tutto lo spessore del radiatore, mentre ora sono divise in due. Questo consente di avere una superficie maggiore dei tubi a contatto con l'aria, che quindi colpirà prima il primo tubo e successivamente il secondo, raffreddandoli in modo più uniforme sullo spessore del radiatore.
E queste soluzioni presenti nella nuova massa radiante Max hanno dei vantaggi davvero importanti, nonché l'abbassamento del peso del radiatore del 20%, data la riduzione del suo spessore di 5 mm, e il miglioramento delle sue capacità di raffreddamento del 10%, che consente di mantenere una temperatura ottimale anche utilizzando radiatori più piccoli, che ha il vantaggio principale di non surriscaldare la ruota posteriore sinistra, quindi nel sistema cerchio, gomma, mozzo, mantenendo quindi un setup più bilanciato per tutta la durata del turno di gara o di prova. Io ho avuto modo di provarlo al South Garda Karting di Lonato in una solita giornata di caldo insopportabile e devo dire che la differenza rispetto al mio modello precedente si è sentita e come. Ed è per questo che oggi mi sento di potervi consigliare questa nuova massa radiante Max prodotta da New Line, che come saprete è il marchio leader nel settore del raffreddamento nel karting. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti le vostre opinioni riguardanti questo prodotto, perché sono davvero curioso, ma comunque sono sicuro che avremo tante altre occasioni per metterlo alla prova. Quindi mi raccomando, se non l'avete già fatto, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi i miei futuri video. Quindi ci tengo davvero tanto a ringraziare New Line ed MP Kart per la collaborazione e per aver reso possibile la realizzazione di questo video, e noi ci rivediamo abbastanza presto, anche se prima mi prenderò una pausa di un paio di settimane di ferie con la mia famiglia. Quindi per oggi è tutto. Alla prossima!